Allora, il contesto del mercato turistico italiano ha un alto rischio strutturale dovuto a una grande frammentazione che può limitare in qualche modo le capacità innovative delle imprese. Finora non ha ancora registrato, non ha ancora in qualche modo fatto proprio tutto il tema della trasformazione digitale e rischia in qualche modo di soccombere a delle piattaforme di grandi player aggregatori, e non penso tanto a Booking o a Expedia che sono già presenti, ma penso a player quali Amazon che a un certo punto decidano di intercettare le tante piccole realtà che costituiscono l'industria del turismo e dire: sai che c'è, ti aiuto io a gestire la trasformazione digitale. Si collegano ai loro dati, iniziano ad estrarre questi dati che gli permetteranno ad Amazon, come ipotesi, di elaborare attraverso l'intelligenza artificiale degli algoritmi in grado di fare delle proposte turistiche assolutamente personalizzate, customizzate ai singoli utenti. Mi spiego: oggi Amazon conosce già molto bene noi, o gran parte di noi, però ci conosce soprattutto in un contesto non di vacanza, mentre quando la stessa persona in un contesto di vacanza ha dei comportamenti di tipo diverso. Cosa succede? Che nel momento in cui Amazon riuscisse ad avere dei dati, delle tracce digitali di noi in vacanza, potrebbe profilarci anche da quel punto di vista e riuscire a organizzare delle proposte estremamente personalizzate, dove la distopia è che la proposta possa in qualche modo a un certo punto virare non tanto nell'aggregare, diciamo, le offerte locali che noi facciamo a livello di Italia, a livello in qualche modo di Europa, ma quello di costruire magari dei nuovi resort sulle coste dell'Africa, Nord Africa, nel momento in cui le guerre finiranno. Ripeto, sto parlando di una distopia, per poi orientare le persone invece, che ne so, che nei lidi balneari di Jesolo, rispetto ad altri contesti caratterizzati tra l'altro da edifici nuovi. Quindi occorre reagire a questo, occorre in qualche modo fare che cosa? Innanzitutto non dare i dati, non mettere a disposizione i dati di questi aggregatori, sapendo che però rimane il problema di come utilizzare questi dati. In questo senso implica comunque fare quella che si può definire un'innovazione strategica, porsi tre domande fondamentali: chi sono i turisti, che cosa possiamo offrire loro e come possiamo essere più efficaci ed efficienti. Sul chi sono i turisti occorre riconoscere innanzitutto che ci sono diversi archetipi di turismo e di turista, quindi chi in qualche modo adora prendere il sole piuttosto che chi ama le escursioni un po' connesse un po' all'avventura, quindi dobbiamo riconoscere meglio fondamentalmente quali sono i diversi archetipi del turista. Sappiamo che dobbiamo andare oltre le esperienze nell'offerta, nel definire il che cosa. Dobbiamo in qualche modo, soprattutto noi con il nostro patrimonio culturale, cercare di offrire delle trasformazioni. Quindi non solo fargli fare una bella esperienza al turista straniero del lifestyle italiano, ma di portarlo a vivere anche quando ritornerà in patria il lifestyle italiano, quindi comprando magari dei prodotti alimentari o di abbigliamento che rappresentano il nostro lifestyle. Però la sfida principale è sul come, sulla terza domanda. Lo dicevo all'inizio, fondamentalmente il tema del turismo non ha ancora affrontato nella sua pienezza la trasformazione digitale. Oggi fondamentalmente c'è stata una digitalizzazione dei pacchetti, cioè prima avevamo il pacchetto analogico, oggi abbiamo in qualche modo reso virtuale l'agenzia, spesso facciamo un pacchetto digitale, ma siamo sempre di fronte a un'offerta top down e tendenzialmente statica. Costruisco il pacchetto, dall'alto, Alpi Tour, per fare un nome, l'azienda più famosa italiana, costruisce il pacchetto, te lo offre. La differenza è cambiato il medium, non c'è più carta in un'agenzia, ma c'è un file attraverso un'agenzia virtuale, ma di fatto ci rimaniamo lì. Mentre l'obiettivo è passare da un'offerta top down a un'offerta bottom up, quindi molto personalizzata, e un'offerta che tendenzialmente si modifica anche in termini dinamici, non statica. Quindi se io voglio andare a visitare Palazzo Ducale, devo essere avvisato che in questo momento ci sono 2 ore di coda e mi si deve proporre a Venezia il baccaretto d'Alele per fare un aperitivo e capire in qualche modo anche qualcosa della cultura veneziana più popolare, che però può essere interessante. Per fare però un'offerta bottom up e quindi molto personalizzata
e in qualche modo dinamica, ritorniamo al problema iniziale. Occorre in qualche modo avere degli algoritmi che combinino le possibili proposte di Baccaretto da Lele con la visita a Palazzo Ducale, le combinino in maniera dinamica e le combinino in qualche modo in termini personalizzati. Il vero problema qui diventa quello di creare un'infrastruttura che fondamentalmente permetta di raccogliere tutti questi dati, tutti i possibili dati sulle singole persone, sui singoli turisti, ma anche sulle singole offerte, per poter combinare le singole offerte e fare appunto delle offerte personalizzate ai singoli turisti. Allora qua dicevo ci sono due possibilità. C'è la visione distopica, quindi arriva Amazon, collega in qualche modo, si appropria, fa da aggregatore di tutti i dati di tutte le offerte, ha sicuramente degli algoritmi di partenza fondamentali, importanti. A questo punto, alimentando questi algoritmi, facendo machine learning con i dati che avrà preso dai diversi operatori locali, ripeto, in termini distopici, potrà prima aggregare le offerte degli operatori locali, quindi il Baccaretto da Lele e il ticketing online del Palazzo Ducale, ma poi potrà in qualche modo influenzare il comportamento per far sì che il turista, invece di venire a Venezia, venga, che ne so, a una Venezia ridisegnata sulle coste africane di proprietà di Amazon stessa. L'alternativa qual è? L'alternativa è che il singolo operatore che non ha le competenze informatiche, non sa sviluppare dei modelli algoritmici per profilare bene il consumatore, per fargli delle offerte dinamiche e personalizzate, ma non ha neanche i dati per fare questo, in qualche modo qual è la soluzione? È quello di avere dei player che con competenze informatiche inizino a, non dico sviluppare le stesse capacità che Amazon, perché è impossibile, ma che possano in qualche modo iniziare a sviluppare degli algoritmi, contando sul fatto che questi algoritmi che devono combinare le offerte e personalizzarle possano in qualche modo migliorarsi col machine learning, ma a questo punto diventa il problema fondamentale con quali dati. Il singolo albergo, il singolo ristorante, il singolo museo, solo con i suoi dati, anche ammettendo che esiste un player, magari pubblico, l'università, la regione, che sviluppa in qualche modo la parte algoritmica, il singolo museo, il singolo ristorante non ha dati sufficienti per attivare dei sistemi di machine learning. A questo punto nasce la necessità di fare una data confederation. Data confederation significa che tutti mettono in condivisione i dati, quindi io metto in condivisione tutti i dati, io ristorante, io Baccaretto da Lele, io museo di Palazzo Ducale, condivido i miei dati e attenzione, perché condivido i miei dati? Perché questa, la montare della condivisione mi permette di avere una quantità di dati sufficiente per effettivamente fare il machine learning. A questo punto nasce il problema di io non voglio condividere i miei dati. Attenzione, ci possono essere tre in qualche modo soluzioni a questo problema, anche sviluppate in termini temporali diversi. La prima soluzione può essere, ok, tu non condividi i tuoi dati reali, io trasformo i tuoi dati reali in dati sintetici, quindi dati che hanno le stesse caratteristiche dei tuoi dati reali, ma fondamentalmente sono creati artificialmente, e questi dati mi servono solo per fare machine learning. Quindi io alleno gli algoritmi usando anche i tuoi dati, dopodiché ti metto a disposizione questo algoritmo, tu applichi i tuoi dati veri, non più sintetici, a questo algoritmo e puoi generare delle proposte, ripeto, personalizzate e dinamiche. Secondo step, io voglio poter usare i tuoi dati perché io, player, che ne so, il Palazzo Ducale vuole vendere anche il Baccaretto da Lele, allora cosa faccio? Baccaretto da Lele, tu non sei in grado di fare delle proposte personalizzate e dinamiche, io Palazzo Ducale sì, però voglio sapere le tue disponibilità, le possibilità di riservare dei tavoli a Baccaretto da Lele, ok, se mi dai questi dati non più sintetici ma i dati veri, io te li pago. Quindi ci potrebbero essere degli incentivi a conferire i dati dietro remunerazione. Però il terzo step, che sarebbe il più interessante, Baccaretto da Lele dovrebbe poter conferire i dati anche senza incentivi economici, perché a quel punto lui avrebbe visibilità sui dati di Palazzo Ducale e Baccaretto da Lele potrebbe combinare delle proposte, dei pacchetti vendendo anche Palazzo Ducale, così come Palazzo Ducale fondamentalmente potrebbe combinare delle proposte vendendo anche Baccaretto da Lele. Allora, questo è il sistema a cui si dovrebbe tendere, quindi un sistema decentralizzato di data confederation
quindi di Data Confederation, ma non con un player centrale che fa tutti i pacchetti in qualche modo e tutte le proposte, ma con la possibilità che ogni player locale, chiaramente debitamente formato, possa abbinare la sua proposta ad altre proposte facendo dei pacchetti, ripeto, personalizzati e dinamici. Questo è uno scenario a cui dovremmo andare per tentare di fermare quella che sicuramente sarà il tentativo di distruzione del settore turistico che player quali Amazon, e non faccio un nome a caso, sicuramente nei prossimi anni tenteranno.